nel periodo che preferisco, fatto di tanta semplicità e tanto manico. Oggi ho la possibilità, anzi la fortuna, di provare una Volkswagen Golf GTI seconda serie del 1990. La GTI seconda serie è stata prodotta dall'83 al 92. Questa è stata interessata dal restyling che va dall'89 al 92. Va proprio bene? Sì, buono. Questo esemplare monta il 1008 ad iniezione meccanica non catalizzato. È un 4 cilindri in linea, 8 valvole, è il più piccolino, ha 110 cavalli, 159 Nm di coppia, copre lo 0 a 100 in 9 secondi e 7 e velocità di punta 191 km/h. Il peso si attesta sui 1000 kg leggermente abbondanti, ma poca roba, neanche 1100. Va veramente molto bene. Allora, la cosa che mi colpisce fin da subito è che questa macchina ha quasi la mia età, ha 30 anni, è solamente 2 anni più giovane di me, però questo 1008 gli innesti sono perfetti. Madonna, bellissima, sembra uscita di fabbrica stamattina. La Golf si è sempre prefissata l'obiettivo di risultare una macchina fruibile da tutti quanti e in tutte le situazioni. Questa è la più piccola, dal momento che in listino c'era anche la 16 valvole da 136 cavalli e quella più grossa di tutte, sempre 16 valvole, che però montava il compressore G60 e faceva salire la potenza fino a 160 cavalli. La G60 si chiamava così appunto perché la G stava per la forma esterna del compressore e 60 erano i millimetri della camera interna. Della G60 ne facevano anche un'edizione limited che aveva una potenza pari a 210 cavalli e arrivava a 230 all'ora di velocità massima. Sti cazzi. È perfetta. Il cambio è a 5 rapporti manuali, ovviamente, e sembra davvero essere, non lo so, sembra attuale. L'esemplare che sto guidando è a 5 porte e ovviamente, come ben sapete, io la preferirei a 3. Le 3 porte sono da sempre le macchine che preferisco, sono più filanti, hanno una linea più pulita, comprate sempre a 3 porte, però c'è un però. Se vi immaginate a fine anni 80 avere una macchina come questa, 5 posti comodi, un baule bello capiente, un motore che sotto potevate tranquillamente farvi una famiglia, avere una macchina bella allegra e non avere più di tanto rompiscatole. Questa GTI seconda serie è stata restaurata a regola d'arte, sono stati spesi tanti soldi, è stato investito tanto tempo ed è stata davvero curata in ogni minimo dettaglio. Il motore è stato rifatto seguendo ovviamente le meccaniche originali, lo scarico è stato liberato un pochino di più, credo si senta come sottofondo il sound è un pochino più cattivo del normale, cosa che non guasta mai. È stata abbassata, il cerchio BBS replica da 15 fa il suo sporco lavoro, però devo essere sincero, le modifiche sono state poche, il faro dietro è della versione rally. Quest'auto è veramente, ma veramente tenuta in una maniera maniacale. Ha degli accessori che per l'epoca non erano affatto scontati, perché ha il tettuccio apribile con la manovella ed ha anche il climatizzatore di serie, non cosa da poco. Il motore è bello lineare, bello corposo, ti porta su, ne soffre un po' la caloria, necessiterebbe di un cambio d'olio alla seconda che si impunta un pochino in scalata, però veramente poca roba. La tenuta è molto buona nonostante sia stata abbassata. Ci sta segnalando che la temperatura è un pochino troppo alta, bisogna tenerla su di giri, però amore mio, siamo dentro una rotatoria, abbi pazienza. E infatti se ci dai dentro ti lascia stare, è anche una cosa positiva questa. Bellissima. Questo sound ti riporta direttamente negli anni che preferisco. Come ho detto in apertura, sapete che le auto di quell'epoca mi affascinano particolarmente. Qui la strumentazione
è stata leggermente modificata, la radio è stata spostata sotto e sopra ci sono 3 belli indicatori con le varie temperature e lo stato della batteria. Un'auto del genere si può comprare tranquillamente, ovviamente meglio è tenuta, più si paga, meno è tenuta bene. Se non siete dei meccanici vi tocca pagare qualcuno, quindi attenzione perché la spesa può essere considerevole. Però c'è un però da dire: a livello di tasse e di costi di gestione non vi viene a costare un'enormità, state sotto i 200 euro annui di assicurazione, il bollo è una sciocchezza, circa 28 euro su questo modello. Dunque potrebbe essere un acquisto da fare se siete degli appassionati, come nel caso del proprietario di questa bellissima seconda serie, da sempre appassionato e proprietario di Volkswagen e di Golf in particolare, ha deciso di prenderla e si è dissanguato nel sistemarla in tutti i sensi, però ti riporta veramente indietro e ti dà un'idea di come fosse semplice, diretta ed emozionante un'auto relativamente piccola, perché come ho detto è le 8 valvole, quindi il motore è il più piccolo, sta bene in strada, è bella piantata, è molto larga, è bella, mi piace un sacco. Mi faccio sempre volentieri un giro su auto come queste, anche se ti invita a correre per via della caloria. Oggi è una giornata molto calda, siamo sui 30 gradi circa. Questo esemplare è stato selezionato per comparire nella foto dei 40 anni di GTI, dunque è stata fatta una foto scattata dall'alto e lei è stata inserita per formare appunto la scritta GTI. Una cosa non da poco, perché insomma Volkswagen Italia non seleziona di certo dei catorci per andare a fare una cosa del genere, vi può dare un'ulteriore idea di quanto può essere tenuta bene. È veramente una figata, ma veramente una figata. È troppo divertente. Sarò di parte, mi piacciono un sacco le macchine di quegli anni, però dai, senti che roba, mamma, è bella reattiva anche, è bella reattiva. Non oso pensare alla G60 quanto possa essere incazzata. Tanta roba. Grazie per aver visto il video, se ti è piaciuto metti like, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Ciao!